Hola chicos, bentornati nel canale. Era da un po' che volevo fare un video del genere, ma non avendo tempo e cose varie non l'ho mai fatto. Adesso colgo l'occasione per farlo, appunto perché qualcuno di voi mi ha chiesto informazioni sull'impianto elettrico che ho modificato sul furgone. Ho deciso di intervenire sull'impianto elettrico per essere più indipendente possibile durante i viaggi o comunque anche durante un semplice weekend e non dover dipendere da campeggi o aree di sosta per caricare le batterie e comunque avere la paranoia di caricare le batterie della fotocamera o il frigo o qualsiasi cosa si voglia collegare alla corrente e stare lì tutto il giorno con l'ansia di non fottere le batterie fondamentalmente, perché è questo che succede con le batterie a piombo o gello, quello che sono. Mi sono messo a cercare informazioni su queste batterie a litio, anche perché diverse persone, anche possessori di T3 appunto, negli ultimi anni si sono un pochino giustamente evoluti, perché utilizzandolo comunque vuoi un mezzo affidabile, che sia affidabile, e sono giunto alla conclusione che quello che mi serviva appunto era lei, era questa famosissima batteria a litio. Il problema più grosso è stato nel trovare questa batteria, perché la mia esigenza era appunto quella di poter mettere la batteria sotto la sella lato guida, come quella servizi che c'è originale, diciamo, che nasce con il furgone Westfalia. L'unico problema è che questo box, questo piccolo recipiente che porta la batteria, dove arrivano poi tutti i cavi, quindi non devi andare a modificare niente, è molto piccolo e non riuscivo a trovare una batteria di quelle dimensioni che stesse, diciamo, dentro quel vano. E l'opzione per appunto montare questa batteria a litio era quella di andare a metterla o dentro un mobile della cucina o nella panca sotto il letto, e questa cosa mi disturbava un pochino perché già lo spazio che ho internamente è limitatissimo. Io sono alto quasi 2 metri, la mia ragazza è alta, carichi un po' di roba, stai via un mese, hai bisogno di spazio e non ce n'è. Infatti sto, come si vede dalla cassa sopra, cercando di buttare fuori roba, quella inutile, roba che non vale niente, robe che servono ma non servono. Appunto per questo motivo qua la mia ricerca è durata un pochino di più e mi sono portato avanti con il montaggio, con la modifica del frigo. Trovate il video sempre qui sul canale, vi lascio il link proprio qui sopra se volete andare a dare un occhio. Anche questa è stata una cosa veramente fichissima, perché sono passato da un frigo trivalente di 40 anni che funzionava ma a modo suo, a un frigo comunque dei giorni nostri, a compressore, di nuova tecnologia, consuma veramente pochissimo e nel giro di mezz'ora, un'ora comunque ti riesce a garantire, anche con una giornata di 30-40 gradi, una bevanda o comunque il mantenimento di cibo eccetera per tutta la giornata e per diverse settimane anche, poi appunto dipende dalla batteria che si ha. Dopo questa modifica ho avuto modo di provarlo un pochino in Portogallo, siamo stati 3 settimane in Portogallo, sia batteria litio che frigo eccetera, e farò un video anche dedicato a una recensione specifica per il frigo, perché ci tengo, cose che non sono riuscito a trovare io insomma quando ne avevo bisogno, e mi piacerebbe che qualcuno le trovasse molto più facilmente, specialmente in italiano e non in inglese, che se sei come me che non ci capisci un cazzo. La batteria a piombo riusciva a soddisfare, diciamo, le esigenze e tutto, però c'era sempre quella paranoia che quando tu non usavi il furgone o dovevi lasciare il furgone qualche ora fermo, andavi a spegnere il frigo e dovevi riniziare sempre da capo. Lui faceva l'acqua, la roba si scaldava ed è più o meno come non avercelo, insomma. E allora questa cosa mi ha spinto ancora di più in queste ricerche e sono riuscito a trovare un'azienda che produce batterie dedicate a T3, a servizi di nuova generazione, quindi a litio, costruite in modo ridotto per farle stare appunto nel vano suo, dove devono stare, sotto il sedile. L'altezza, se non sbaglio, se non ricordo male, è di 17,5 cm, l'altezza massima. Con questa batteria qua non c'è bisogno di andare a eliminare, diciamo, il coperchietto metallico, la moquette eccetera, però diciamo io, per una questione di sicurezza, visto che una batteria a litio che va a sfiorare già il sedile, la piastra rotevole del sedile, non mi piace, infatti sono andato a metterci un pezzettino di gomma di protezione, diciamo, e ho voluto eliminare, diciamo, anche questo coperchio in ferro perché non mi ispirava molta fiducia. Però adesso questo ve lo farò vedere quando andremo alla batteria. Parliamoci chiaramente, tutto questo ha un costo, non è un costo molto basso.
Non è facile soprattutto trovare una persona che ti faccia questo lavoro, infatti io mi sono dovuto arrangiare da solo, non è il mio mestiere, ma diciamo che con le mani, con i lavori manuali me la cavo abbastanza bene, poi mi intestardisco, quindi si fa, quindi se ci sono riuscito io penso che ci possano riuscire tutti. L'unica cosa è di usare leggermente la testa e farsi aiutare dove non ci si arriva da soli. Per caricare questa batteria a litio non è più sufficiente il piccolo relè che abbiamo sotto il sedile, che questo relè praticamente ha la funzione di, quando tu accendi il furgone, che diciamo dai una sgasatina, l'alternatore parte a caricare la batteria motore, arriva corrente anche di qua, il relè si attacca e carica la batteria. Quando tu stacchi la chiave che vai a utilizzare la batteria servizi, il relè cosa fa? Stacca l'altra batteria in automatico e quindi ti permette di utilizzare la tua batteria servizi senza andare a toccare quella motore e non rimanere a piedi. Stessa cosa la fa l'accessorio che dobbiamo andare a montare per caricare il litio, perché come ho detto prima il relè non basta più. Infatti abbiamo bisogno di un DC-DC, che sarebbe praticamente un regolatore di carica che ti permette di caricare da alternatore a litio in modo sicuro, e oltre a questo ti permette una stabilità della batteria, quindi non ti va a scaricare troppo la batteria, te la mantiene in modo giusto, ti scarica la batteria in modo giusto, te la ricarica in modo giusto, e devo dire che mi sono trovato veramente bene. Mi hanno consigliato quello della Victron, io ho preso quello della Renogy per una questione di risparmi, ma mi sono pentito un pochino perché quello della Victron è in dimensioni molto piccole e dicono che è migliore. Quello della Renogy stesso amperaggio, stesse diciamo specifiche tecniche, però l'apparecchio è molto più grande, e ritorniamo alla questione di spazi di prima. Infatti l'ho dovuto incastrare un pochino, ma diciamo ci sono riuscito, ma non sono molto soddisfatto. Infatti consiglio molto di più quello della Victron, non per una questione di funzionalità, perché appunto come mi hanno detto dovrebbero funzionare molto bene entrambi, sono tutti e due di ottima fattura, però per una questione di spazi. Oltre a questo accessorio che ho dovuto installare per caricare le batterie, ho voluto anche modificare la ricarica 220, perché anche qua con il caricatore originale che abbiamo sotto la panca la batteria a litio non si carica. Quindi sì, anche qui per permettere una carica, una scarica o comunque un mantenimento di batteria, ho cambiato l'alimentazione, che praticamente ti carica da 220 a 12 volts quando tu vai a collegare la bocchetta della corrente in campeggio o dove vuoi, e questo qua fa lo stesso lavoro che fa il DC-DC, solo che lo fa da 220 a 12 volts, sempre va a controllare, carica in modo giusto, tutto controllabile tramite app, quindi puoi andare a vedere i cicli che lui ha fatto, come li ha fatti, i tempi di ricarica, questo e quest'altro. Non la uso mai. Uso molto di più l'app Bluetooth della batteria, perché mi sono scordato di dire questa piccola cosa, ma la batteria è dotata anche di una piccola applicazione Bluetooth che serve per andare a controllare la ricarica, l'uscita della corrente, e quanta batteria residua abbiamo, i cicli e così via. Anche qui farò un video dedicato alla batteria, perché ci sono veramente tantissime cose e mi sono innamorato di questa batteria, è una figata unica. La consiglio a tutti, vale la spesa, vale tutto. Ho dovuto cambiare tutte queste cose qua, la spesa c'è stata, devo dire che però sono rimasto molto soddisfatto, perché come dicevo prima sono stato 3 settimane in Portogallo e io ho fatto sempre libera, non mi sono mai attaccato da nessuna parte. L'unica pecca è quella dell'acqua, che nonostante 60 litri interni e 30 esterni che ho, in 2 persone, doccia, qualsiasi cosa, lava i piatti di qua e di là, dura veramente poco, anche standoci attenti. Prossimo upgrade che andrò a fare sono i pannelli solari sul tetto, ma ci sto ancora lavorando e non ho tempo, quindi andiamo a vedere dentro. Il frigo l'abbiamo già visto sul video, trovate sempre il video sul canale, e iniziamo dalla batteria e poi da tutti i suoi componenti che permettono la sua ricarica. Dai! La batteria è una Ola litio da 100 Ah, vi lascio il link qui sotto, è una figata pazzesca. Guardate però dov'è? Tac, proprio sotto il sedile dove deve stare, e va a filo precisa. Andiamo ancora più vicino, va? Allora, visto
tutto il lavoro che ho fatto eccetera, ho deciso di installare anche un portafusibili, una fusibiliera qui con tutti i fusibilini, le varie luci, le varie utenze che ho in giro, in modo da avere tutto qua. Ho tolto poi anche quelli suoi originali del frigo e del Webasto qui dietro, perché il frigo ho eliminato e ho fatto un nuovo collegamento e Webasto l'ho messo direttamente qua. La batteria mi sta precisamente qui sotto, ho eliminato la piastra metallica, infatti si vedono i fori, è rimasta la colla che però mi si attacca qui, mi fa un po' da protezione. Ho messo anche delle gommine di protezione per evitare che la batteria con le botte eccetera mi vada a toccare sulla piastra girevole, ma non è mai successo. E niente raga, vi lascio qualche foto della batteria, ma ve la consiglio. Mentre questa qua, adesso a parte lo schermo distrutto, è l'applicazione della batteria dove si può vedere la percentuale di carica, e considerate che io uso il mezzo tutti i giorni per brevi distanze e utilizzo molto anche la batteria, il frigo eccetera ultimamente, quindi sono al 95%, non so cosa dire. Soddisfatto. Adesso ho il frigo acceso, c'ho anche l'inverter acceso che sto caricando la batteria della fotocamera. Qui vediamo l'assorbimento, meno 5,2 A, la tensione della batteria, i cicli che ha fatto di ricarica con l'alternatore e vabbè, la capacità e tutte le varie impostazioni. Questo qua invece è il caricatore appunto per la 220 che ti va a caricare la batteria a litio e mantenerla diciamo come deve stare. Anche questa qui è sempre con app Bluetooth, che la trovo anche abbastanza inutile. Qui vai a cambiare le varie impostazioni di ricarica a seconda della batteria che tu vuoi andare a caricare, ci sono tutti i vari tipi di batteria, c'è anche litio, e ti rimane impostato, ti rimane tutto bello salvato, tutte le impostazioni, ma lo uso poco e niente. Tornassi indietro è una spesa che eviterei sicuramente. Mentre il DC-DC della Renogy, che vi dicevo prima che è abbastanza grande, l'ho nascosto dietro questo mobiletto piccolino. L'ho nascosto qui dietro perché qui diciamo è lo spazio dove tengo tutti appunto i vari prodotti per lavare la macchina, oli eccetera. Adesso li andrò a togliere per farvelo vedere, e questo qua diciamo che è tutto quello che mi serve per caricare la mia bellissima batteria al litio. Adesso l'ho montato al contrario per una questione di comodità dei cavi, però devo dire che è veramente ottimo, non si scalda perché tanto ci ho fatto abbastanza strada oggi ed è molto freddo, e carica molto rapidamente la batteria. Infatti considerate che avendo il 50% di batteria fai una mezz'ora, 40 minuti di strada, c'hai il 100% massimo e sei super a posto. Visto che ci sono, vi faccio capire anche la capienza di questo frigo, perché sembra veramente piccolo, anche perché rispetto a quello originale è qualche centimetro più piccolino, però non avendo il suo sistema di raffreddamento come il trivalente, permette qui di mettere un congelatore, una piccola piastra che si chiude, e l'ho provato con il gelato, è stata una figata. Ma guardate quante birre, adesso l'ho riempito di birre per farvi capire anche la portata. Sono 18 birre e adesso 2 Coca-Cola e ancora abbiamo spazio. Adesso qua cerco di caricarci il meno possibile perché è attaccato diciamo un po' con lo sputo, però veramente una ficata. E niente ragazzi, queste sono tutte le modifiche che sono andato ad apportare su Lumacone per renderlo più indipendente possibile e soprattutto per non dover preoccuparmi di caricare una batteria o tenere il frigo acceso o comunque lavorare dal mio furgone. E devo dire che sono rimasto molto soddisfatto sia della qualità dei prodotti, sia di come funzionano, di come sono veramente facili da poter montare. Ripeto, questi lavori io li ho fatti tutti da solo, anche perché non ho trovato nessuno che mi faceva questi lavori, fortunatamente, anche perché sono andato a risparmiare un sacco di soldi, so come sono stati fatti i lavori, e soprattutto se dovessi essere in giro, dovessi essere in viaggio e dovessi avere qualche problema, so dove mettere le mani e risolverlo senza complicazioni, insomma, ecco.
E niente, vi lascio, come ho detto prima, tutti i link dei prodotti qui sotto. E niente, se volete un video dedicato alla batteria, un video dedicato ai caricabatterie che sto usando e altre informazioni che posso darvi, o qualche collegamento, qualche dritta, scrivetemelo qui nei commenti che ci sentiamo e posso magari fare anche un altro video dove faccio vedere più nello specifico quello che è. Altrimenti andrei troppo alle lunghe. E niente, nel frattempo il frigo si è freddato, io la birretta ce l'ho. Salut e ci vediamo al prossimo video, ciao chicos.